Ciao amici, oggi parliamo di un inchiostro prodotto da Private Reserve, un inchiostro che si chiama Copper Burst, un rame bruciato, un inchiostro che forse non è il più originale fra le varie tinte, ma si giova di una formulazione che è una spalla importante per la qualità complessiva di questo inchiostro. Lo scopriamo insieme. Private Reserve, siamo abituati ai calamai molto capienti con un'imboccatura straordinaria che mettono a proprio agio qualsiasi penna, ci si può tuffare dentro anche una penna, anche 3-4 penne da quanto sono larghi. L'unica cosa, ecco, tra l'altro avevo qui quello blu apposta, l'unica cosa che sto notando su alcuni di questi tappi è che si stanno scorticando e questa pellicola che vedete che si è alzata, me la sono trovata nell'inchiostro, quindi l'ho dovuta pescare con un uncinetto proprio per evitare di farla sparpagliare e farla poi dissolvere nell'inchiostro, e questo è un po' seccante, ecco, non capita appena aperti, ma dopo i miei cominciano ad avere già 5-6 mesi, ho notato che sì, purtroppo è una cosa che succede, stateci attenti perché se casca dentro, per carità, non succede mica il finimondo, però potrebbe deteriorarlo e soprattutto potrebbe essere aspirato magari parzialmente o intasare, insomma meglio di no, state attenti. Lo abbiamo provato, che cosa? Il Copper Burst sulla Twist, sulla Pelican Twist. Andiamo a vedere come scrive, stringo un pochettino. Sono inchiostri, ah sì, vi dicevo, inchiostri che hanno un prezzo comunque abbastanza contenuto, ma una buona qualità. A me piacciono parecchio. Dai. È un inchiostro che mantiene la classica formulazione. Questo pennino sulla rodia fatica un pochettino, fatica un po', mi fa un po' di false partenze. Perché? Perché è un pennino, come è facile intuire, dedicato alla mano di chi comincia, insomma, la sua avventura stilografica, quindi con una finitura molto 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 rotonda. A parte che il pennino, che potrebbe essere lui per primo ad avere una piccola diciamo difetto di lavorazione fra le due semisfere, dove il flusso non incontra direttamente la capillarità, ma lasciamo perdere, su una carta così liscia evidentemente e in generale può faticare un poco. Vi dicevo, la formulazione è quella classica del Private Reserve e anche la scorrevolezza è quella classica di questi inchiostri che mi ricordano molto da vicino i Diamine, anche, siamo onesti, anche un pochettino in questa tinta che ora andiamo a vedere su altre carte, però comunque il gioco vale la pena perché sono inchiostri che funzionano bene e che possono mettere a proprio agio dei pennini un pochettino più ruvidi, quelli che hanno bisogno di essere lubrificati un pochettino meglio. Infatti vi mostro come per esempio si comporti molto bene in corrispondenza di un pennino sottile come questo. Anche, ecco, queste sono proprio le note di Marco Chiari. Confermo che è troppo scorrevole su una carta così liscia, per esempio, con dei pennini molto, molto sottili ma arrotondati, diciamo che mantiene delle doti di scorrevolezza che poi in relazione al vostro gusto possono anche risultare persino eccessive. Nel mio caso lo sono. Mentre invece, vedete, con un pennino come quello della Pilot Falcon,
eccolo qua, che è il soft extra fine, molto aguzzo e appuntito, appunto è molto scorrevole, rotondo, e quindi decisamente qui lo aiuta. Molto bello l'effetto che si ottiene con un pennino di così, gradazione più generosa. Perché? Perché viene messa in luce innanzitutto l'effetto di copertura che il Private Reserve possiede su quasi tutta l'intera varia tavolozza di colori che possiede, fittezza di pigmento, una buona formulazione, ve l'ho detto, quindi capacità di copertura, ma anche se riuscite ad osservare diciamo proprio per questa fittezza si vengono a creare delle variazioni di profondità nel colore che danno una bella espressività, una bella varietà dal punto grafico alla nostra scrittura. L'ho provato anche su una carta un po' diversa, che è questa qua, che è la Blasetti. Anche qui vedo che funziona molto bene. Scusate che metto sotto qualcosa così lo vediamo meglio. Anche qui funziona molto bene, la tinta resta sempre quella. Ops, chiudo questa perché sennò non mi scrive più. La tinta resta sempre quella, è un copper, sì, è vero, è proprio una tinta ramata, è un rame, mi ricorda, come ovvio che sia, almeno un paio di colori della Diamine, l'Ancient Copper, che dopo lo andiamo a mettere a confronto, e anche un copper vintage, se non sbaglio, della serie Ink Vent 2021. Comunque una bella tonalità, una tonalità che resta anche costante, come potete vedere anche su carte diverse. Qui non posso farvi vedere direttamente la prova che non passa il foglio da una parte all'altra, perché a testimonianza di quello che vi dico ci ho scritto dietro, quindi non c'è questo timore, così come non c'è sulla carta Clairefontaine, come vedete, nemmeno con un pennino di tipo 1.5. Lo mettiamo a paragone di qualcuno? Sì. Allora, lasciamo fuori gli arancioni, quelli decisi, quelli che conosciamo un po' tutti. La tinta che fra le tante corrisponde quasi pari pari, guarda caso un po' strano, è proprio il Pelikan 4001, il Brilliant Brown. Molto spesso questi ramati, questi arancioni carichi, che sono però vicini per l'appunto al marrone, incontrano per l'appunto lo spettro del marrone chiaro, ed ecco che diventano molto simili su carta Rhodia l'uno all'altro. Così come può ricordare più in chiaro però il caramel di Parafernalia. Dico che resta un pochettino più chiaro perché nel momento in cui vado a forzare il tratto, quindi a ripassarlo un pochettino, questo, il Parafernalia, è decisamente più scuro. Lo mettiamo a confronto anche dell'Ancient Copper, che è una tinta che conoscete tutti quanti, e come vedete sembra davvero, sembra quasi la stessa cosa, anche se in realtà non è la stessa cosa, perché il Diamine è un pochettino più scuro una volta che si asciuga. Messo giù, quindi scrivendo con entrambi gli inchiostri in real time, potremmo dire il copper sembrerebbe quasi più chiaro, invece poi quando viene assorbito dalla carta viene a perdere quella tonalità arancione che lo caratterizza quando è ancora un po' liquido, e diventa un pochettino più seduto, in questo senso un pochettino più scuro, quindi davvero sottigliezze, però insomma è anche il bello, è a voi la scelta.